Bentrovati cari amici, in sti giorni ero nostalgico e mi è venuta la malsana idea di tornare nel mondo di Yu-Gi-Oh! Che scelta scellerata. Piccola premessa, non esiste un vero gioco di Yu-Gi-Oh! Perché il famoso gioco di carte nasce da un manga e col tempo è stato trasformato negli svariati titoli che abbiamo visto in questi ultimi 30 anni. Il manga è di Kazuki Takashi, che purtroppo ci ha lasciati prematuramente ed è uscito nel 1996 per terminare nel 2004. La prima versione del gioco di carte della Bandai faceva abbastanza cacare, poi è arrivata la Konami ed è uscito il primo gioco per PS1 e da lì, insieme al cartone animato, fu tutta discesa ed ebbe un grande successo. Con il primo set di carte Konami, dette ufficiali, nascono le prime regole del gioco. Dopo qualche mese uscirà un libro con le nuove regole del gioco chiamato Esperto, con le prime regole ufficiali da torneo di Yu-Gi-Oh! E sarà da qui che nascono le evocazioni per tributo. Personalmente il cartone l'ho visto santuariamente per televisione e devo ammettere che all'epoca non mi dispiaceva, ma il vero amore per questo gioco è nato con la serie Tag Force della PSP. Mamma mia, quanto mi ci sono divertito. Sicuramente questo video non piacerà a molte persone. Vediamo, a 20 anni di distanza, cosa è rimasto del nostro amato Yu-Gi-Oh! Intanto qui potete vedere la mia ultima partita giocata contro un giappo, che mi batte nel primo turno evocando Exodia. Io praticamente sto ancora aspettando il mio turno. Quindi ragazzi, vi ricordate quel gioco che ci ha rallegrato interi pomeriggi, in cui le carte avevano un cuore, la battaglia era progressiva e sempre incerta, si potevano studiare tattiche difensive oppure offensive, in cui si aspettava con trepidazione la pesca di una carta, in cui ogni fase era importantissima e ogni carta giocata poteva segnare l'esito della partita? Sì, ve lo ricordate? Bene, prendetelo e buttatelo nel cesso. Yu-Gi-Oh! Nel 2025 è un gioco asettico per sciapponi megalomani. Ora ci sono una marea di carte prive di anima, pezzi di interminabili catene per evocare già al primo turno i mostri più forti del proprio mazzo. Potreste ritrovarvi al primo turno a giocare da soli evocando il mondo, mentre il vostro avversario è andato al bar a fare colazione e ha trovato pure il tempo di portare il cane a pisciare. Il 99% degli scontri si conclude entro il terzo turno. Quasi tutti quittano perché non ci sono penalità e basta poco per capire quando si ha vinto e quando si ha perso. Tutta l'intrigante storia di Yu-Gi-Oh! È andata a farsi benedire. Adesso è tutto intrecciato sui svariati mazzi che, se adeguatamente rinfarciti, sono un punto kill al primo turno. Non riesco a capire che divertimento si possa trovare a giocare da soli per 10 minuti, mescolando e rimescolando le proprie carte, mentre si evocano mostri a cazzo animati in maniera pessima. Porca Eva, siamo nel 2025, ma cos'è sta merda? Cioè, potevano lasciare il vecchio gioco com'era e farne uno nuovo, che ne so, tipo Yu-Gi-Oh! Turbo Masturbation. Che senso ha tutto questo? Dov'è il divertimento? Come si è potuto arrivare a tanto? Eppure c'è ancora un sacco di gente che difende questo gioco. Sarà perché ci hanno speso un capitale ed ora è difficile ammettere ciò che è sotto gli occhi di tutti, e c'è che questo gioco fa cacare. Ormai non ha senso la regola di poter evocare solo un mostro normale per turno, visto che nello stesso, tramite evocazioni speciali, possiamo riempire il terreno di mostri all'infinito. Che tristezza, ormai non ha senso nemmeno pescare una carta, visto che ora non importa cosa peschi, il tuo mazzo funzionerà. Quella sensazione di pescare la carta giusta al momento giusto non esiste più, perché puoi semplicemente evocare un mostro che è in grado di portare i mostri e le carte che ti servono dal tuo mazzo alla tua mano. Non c'è nemmeno una strategia. Giochi allo stesso modo ad ogni duello, nel modo in cui il mazzo è stato fatto, per essere giocato senza variazioni. Adoravo giocare mostri deboli e difenderli mediante magie o trappole, così da poterli sacrificare in favore di altri più potenti. Era uno sviluppo classico dello scontro, ma non l'unico. Si potevano equipaggiare carte magia per rendere i mostri più deboli delle vere macchine da guerra. Ma anche quando si piazzava in campo carte semidivinità, c'era sempre la paura dell'insidiosa trappola che poteva ribaltare l'andamento dello scontro. Tenersi sempre un asso nella manica nascosto, risparmiare certe carte per il momento giusto e capire quando invece arrivava il momento di spingere erano elementi fondamentali di Yu-Gi-Oh! Le evocazioni non standard richiedevano risorse nascoste agli occhi dell'avversario. Io posso non avere nulla in campo, ma fusioni, rituali e altre evocazioni speciali e varie mi permettono di piazzare in campo qualcosa di potentissimo, qualcosa che stavo preparando da turni sotto il naso dell'avversario.
Non si tratta solo di fortuna, c'è premeditazione, abilità e sangue freddo, tutte qualità richieste a un abile duellante. Invece ora incantesimi e trappole non sono quasi più necessari in un mazzo poiché i mostri fanno tutto da sé, ed il bello di tutta questa storia è che chi ancora ci sbava dietro a questo gioco ne fa tutta una questione di abilità. Il gioco richiede troppa abilità, dicono. Ma andate a cagare che con il mazzo acquatico che evoca mostri a lupo ho vinto 9 battaglie su 10, tranne appunto questo cacchio di giappo, facendo meccanicamente sempre le stesse cose, senza manco leggere gli effetti delle carte che io stesso invocavo a loop. Abilità, muoha, che newbie pavoni. L'evoluzione della merda, sempre questa diatriba tra vecchio e nuovo, tra semplice e complesso, che dupaio di palle. Immaginatevi il nuovo cartone di Yu-Gi-Oh! In cui il protagonista al primo incontro passa 3 puntate in catene infinite giocando da solo, sacrificando ed evocando mostri come se non ci fosse un domani, e poi nella quarta puntata con un sorriso accattivante mentre spacca il suo avversario al primo turno senza nemmeno dargli tempo di giocare un round, guardando fisso in camera esclama: questo è un gioco di abilità. Ma andate a cagare! Yu-Gi-Oh! È diventato troppo da radical shit. Capisco che il concetto di seghe mentali portato all'eccesso fa intrinsecamente parte dei giochi di carte collezionabili, ed è normale che più il livello sia alto maggiore sia l'ottimizzazione richiesta nella strategia, fino ad arrivare al limite più estremo con solo una manciata di impostazioni che valgono davvero. Rosico perché dei fasti originali non è rimasto nulla, rosico perché invece di aggiungere meccaniche come tutti i normali giochi di carte fanno per svecchiare la formula, Yu-Gi-Oh! Ha sentito l'ingiustificato bisogno di tradirsi e preservare verso una strada che non era la sua, fino ad arrivare ad un punto in cui il gioco competitivo non ha praticamente nulla a che vedere con il divertimento. Due stili di gioco diversi che vanno oltre la semplice strategia o mentalità. Qui si parla proprio di due mondi paralleli che si amalgamano male sullo stesso tavolo. Tutti i mazzi si basano su una strategia ben definita, strategia che si gioca da sola, nel senso che tiene relativamente conto dell'avversario e si concentra per lo più nel mettere in piedi qualcosa di devastante. Ma questo su Yu-Gi-Oh! È finito per diventare un eccesso così esagerato da legare la creazione delle combo al mero archetipo e non allo studio. Un buon mazzo di Yu-Gi-Oh! Al giorno d'oggi è un mazzo che si gioca completamente da solo, un mazzo che minimizza le scelte del giocatore e che non richiede occhio nel sapere quando attivare qualcosa, un mazzo competitivo il cui unico obiettivo è giocare una carta che ne gioca n altre che si fondono e ne giocano altre ancora. Un gioco dove non c'è più la gestione delle risorse, strategia o attenzione, non c'è né rischio né azzardo, ma solo meccaniche, attivazioni di effetti preimpostati da archetipi già costituiti in cui i veterani sono solamente chiamati a scaricare le carte meno utili del set. Per fortuna ho ancora la PSP. Yeehaw! Generation X. If your heart fails you, can't